Se volessi realizzare un chiosco verticale anziché orizzontale? Ciao, sono Alessandro Scola e benvenuto nel mio canale. Se ti sei perso il video precedente in cui spiego come realizzare un chiosco web utilizzando semplicemente un Raspberry Pi 4 e un monitor touchscreen, ti lascio il link qui sopra. Oggi ti spiegherò 5 configurazioni che non ho trattato nel video precedente e che ti saranno utilissime per realizzare il tuo chiosco web. Una di queste, la vedi qui, è come realizzare un chiosco web verticale. Ma adesso basta chiacchiere, cominciamo! Alla fine del precedente video ci eravamo lasciati in questa situazione, un chiosco web orizzontale, interfaccia touch, ma cosa succede se faccio questo? Vedi, tutto il sito viene zoomato. Facendo il pinch to zoom, come nei nostri telefonini, tutto il sito si espande. I bottoni diventano giganteschi, i cambi forma anche, e a questo punto poi diventa tutto scrollabile, sia in orizzontale sia in verticale. Noi vogliamo evitare questa cosa, quindi adesso ti spiego come fare. Per disabilitare lo zoom, quindi andiamo a collegarci con il nostro PuTTY al Raspberry, come l'altra volta, quindi username e password. Andiamo ad editare il solito file che abbiamo già visto in etc xdg openbox autostart. Andiamo sull'ultima riga dove andiamo ad invocare il lancio del Chromium browser e prima dell'indirizzo, quindi alla fine di tutti i nostri vari flag che abbiamo già attivato, quindi disable infobus --kiosk, ecco qui andiamo a metterci dentro un'altra opzione che si chiama -disable -pinch. Salviamo. Facciamo un reboot del Raspberry e vediamo cosa succede. Ecco Chromium, ecco qua. Proviamo a zoomare e come si vede non zooma più. Quindi step numero 1 risolto. Un altro comportamento che vogliamo bloccare è questo. Supponiamo che io faccia il mio login, apra una pagina. Se a questo punto faccio swipe dal bordo sinistro, supponiamo, verso il centro, vedi cosa succede? Appare una freccettina e se io rilascio il touch, lo faccio anche un'altra volta, il browser torna indietro. Praticamente sto facendo il back del browser. Se invece facessi la stessa cosa nell'altro lato, farei il forward. Quindi di fatto, anche se io ho cancellato, ho nascosto i tasti avanti e indietro del browser, l'utente può comunque operare in questa maniera. Adesso ti faccio vedere come bloccare questo comportamento. Anche per risolvere il secondo problema, quello di evitare la possibilità di navigare avanti nelle pagine e indietro nelle pagine, utilizzando lo swipe dal bordo sinistro o destro, trascinando verso il centro dello schermo, come abbiamo visto prima, dobbiamo anche in questo caso andare ad editare questo file e la documentazione di Chromium dice che basterebbe aggiungere questo parametro, ovvero l'overscroll history navigation uguale 0. Lo possiamo lasciare, non succede nulla, ma in realtà questa cosa non funziona. Non funziona e quindi bisogna trovare un altro escamotage. L'escamotage è questo. Non lo si risolve più lato configurazione Raspberry, ma andiamo direttamente all'interno del sito, apriamo la pagina, in questo caso io mi apro l'index, che è un po' la pagina che contiene tutto il codice di tutto il totem, vado nella sezione head e vado a incollare un attributo CSS, ovvero un attributo di stile, che è questo. Quindi style / style, in questo caso, per aprire e chiudere la sezione dedicata al CSS, e poi gli dico l'HTML e il body hanno questo attributo, l'overscroll behavior none. Adesso io salvo, vado di nuovo sul PuTTY, faccio un reboot e vediamo cosa succede. Il Raspberry si è riavviato. Ora per vedere se abbiamo risolto il problema dobbiamo comunque fare il login in modo da navigare un po' di pagine. Ok, cambiamo pagina.
Proviamo di nuovo a fare quella gesture e vedi che non funziona più. Ci abbiamo disabilitato il back and forward, quindi di fatto abbiamo risolto il problema. Quindi tornando anche indietro alla pagina principale compare la freccettina, ma non succede assolutamente nulla. Andiamo avanti e sebbene ci sia un ricaricamento della pagina, in realtà rimane sempre lì e non va da nessuna parte. Andiamo finalmente a vedere come ruotare di 90 gradi verso sinistra, verso destra il nostro chiosco. Andiamo sempre nel putty, sempre nel solito file autostart e andiamo ad aggiungere un comando in questa zona. Il comando è xrandr xrandr spazio -o spazio left. Left se vogliamo girarlo di 90 gradi in senso antiorario, quindi verso sinistra, e invece right se vogliamo girarlo in senso orario di 90 gradi. Lasciamo right, salviamo, ma prima di riavviare il chiosco andiamo ad editare di nuovo il file che abbiamo visto nel primo episodio, che è l'home/nomuutente, in questo caso pi/bash profile, e andiamo a riabilitare la freccettina. Questo mi servirà per spiegarvi bene come funziona un po' il meccanismo. Quindi andiamo a togliere il meno no cursor, che serviva per andare a non far visualizzare la freccettina del mouse quando andate a fare touch in giro per lo schermo. Quindi salvo, questa volta riavvio e vediamo un attimo il comportamento del Raspberry. Ecco, si nota già la freccettina. Io qui ho collegato un mouse. E il chiosco è girato di 90 gradi in senso orario. Ora faccio notare una cosa, la freccia, che se noi utilizziamo il mouse, si muove ancora correttamente, quindi se io lo sposto verso destra va verso il basso, perché chiaramente sarebbe così, no? Quindi verso destra, verso sinistra, ecco qua, destra, sinistra, perfetto. Però se io clicco con il dito succede una cosa strana, la freccia non segue più la mia direzione, cioè gli assi sono invertiti, quindi la destra continua ad andare verso la destra quando era rovesciato, quindi adesso va verso il basso, andando a sinistra la freccia va in alto, quindi gli assi del touchscreen sono invertiti, ok? Quindi è un po' difficile utilizzare l'interfaccia in questa maniera. Quindi quello che va fatto vanno ruotati gli assi XY del touchscreen. Quindi rimettiamo giù lo schermo, andiamo di nuovo al PC e per fare questo torniamo all'interno del putty e andiamo a editare un altro file di configurazione che in realtà non abbiamo mai visto. Allora, io per non sbagliare faccio copia e incolla, ok, andiamo qui ed editiamo questo file qui, usr share x11, è un file di configurazione dell'x11 dell'ambiente grafico, xorg conf d40 libinput. Entriamo, identifichiamo all'interno di questo file la sezione che contiene questa scritta libinput touchscreen catch-all, ok, creiamo uno spazio e andiamo a incollarci un comando. In questo caso noi l'abbiamo girato di 90 gradi verso destra e quindi andiamo a incollare questo comando qui. Questo comando non fa altro che andare a ricalibrare il touchscreen invertendo gli assi fondamentalmente. Questi numeretti che si vedono qui, 0, 1, 0, meno 1, 0, 1, sono diversi in base alla rotazione che dovete fare. In questo caso ho inserito quello per la rotazione verso destra, ovvero di 90 gradi in senso orario. Se invece dovete farlo nell'altro senso, i numeri cambiano.
però è sempre questo il file che va modificato. Quindi vado a salvare, vado a riavviare e vediamo questa volta cosa succede. Quindi se viene usato un mouse, diciamo, la cosa non ha molta importanza. Se invece va usato il touchscreen, bisogna ricordarsi di fare l'inversione degli assi. Quindi torniamo a girarlo. Vediamo adesso se funziona. Ecco, non so se si nota, ma la freccia si sposta correttamente sia da destra a sinistra sia dall'alto al basso. Riesco a fare clic all'interno del campo, scrivere i numeri, riesco a cliccare sul tasto del login, quindi sembra tutto ok. Ecco qua. Questo è un esempio di pagina di KPI di produzione, ad esempio, e tutto funziona, quindi i vari menu ci sono, ok, e tutto funziona. Proviamo la rotazione verso sinistra, quindi ritorniamo nel PuTTY, riapriamo la configurazione, allora andiamo prima nell'auto start e questa volta andiamo a dire di girare verso left, salviamo. Andiamo di nuovo nel file di configurazione dell'X11, il 40 lib input, e andiamo a cambiare i numeretti, quindi togliamo tutta questa riga, poi chiaramente vi lascio tutti i comandi corretti anche nel mio sito. In questo caso la rotazione noi la vediamo come una rotazione di 270 gradi verso destra, è la stessa cosa di dire rotazione di 90 gradi verso sinistra, in fondo è la stessa identica cosa. Quindi andiamo a incollare questi numeri che sono differenti, ma il comando è sempre lo stesso. Salviamo, reboot, ci spostiamo su Raspberry e vediamo cosa succede. Quindi verso sinistra questa volta deve girarsi. Ecco, la freccia già si vede che è girata. Perfetto, la rotazione è venuta verso sinistra, quindi. Ancora una volta andiamo a verificare se tutto è a posto. Quindi il mouse funziona, destra, sinistra, alto, basso. E vediamo il touchscreen, anche quello funziona, quindi sono in alto, sono in basso, sono a sinistra, sono a destra, clicco all'interno del campo, scrivo il numeretto e do ok. Funziona. Vediamo un'altra configurazione sicuramente molto utile, quella di andare a impostare un indirizzo di rete statico, quindi un IP statico. In questo caso il comando che dobbiamo lanciare è sudo, mi raccomando sempre questo, prima del comando vero e proprio, nm-tui. Ok, se non lo lanciate con il sudo non sarete in grado poi di salvare le modifiche fatte. Andiamo in modifica una connessione, qui selezioniamo la rete cablata se vogliamo modificare quella, oppure la configurazione del wifi se vogliamo modificare il wifi. Diamo invio, possiamo dare un nome diverso alla configurazione, a me non interessa, do invio, mi sposto con il tab fino ad avere evidenziata la voce a fianco a configurazione IPv4 automatico, do invio e seleziono che la voglio manuale.
mi sposto con il tab su mostra, do invio, mi sposto sempre con il tab su indirizzi, aggiungi, invio, e qua finalmente posso andare a scrivere l'indirizzo che desidero, 10.0.0.50 ad esempio. Mi sposto con il tab fino alla voce gateway, 10.0.0.254. Se siete a casa, quindi nel gateway va inserito l'indirizzo del router, in azienda l'indirizzo del firewall. Mi sposto con il tab su server DNS e anche qui invio e aggiungo l'indirizzo, se siamo a casa, del router, che corrisponde anche a quello del gateway, altrimenti in azienda del server DNS, dipende dalla vostra configurazione. Vado avanti, vado avanti. Se voglio configuro l'IPv6, ma non è il mio caso. Vado avanti fino a OK e premo invio. Una volta modificata la connessione devo attivarla, quindi vado sempre nel mio tool, seleziono la seconda voce attiva una connessione, invio sulla prima voce in questo caso e mi viene attivata. Sulla sinistra c'ho disattiva se voglio disattivarla. Adesso non mi interessa, quindi la disattivo. Ok, però è importante fare questo passaggio, altrimenti non viene configurata correttamente. Indietro ed esco. Adesso vi faccio vedere invece una risoluzione a un problema che potreste avere con il Raspberry. Se ad esempio volete cambiare il nome del Raspberry, il nome del dispositivo, per identificarlo meglio nella rete, succede una cosa, che dopo la modifica del nome, al riavvio il Chromium non funziona più. Andiamo a vederlo. Quindi andiamo a chiamare l'utility sudo raspi-config, ok? Andiamo in System Options, Hostname, e qui avevamo dato il nome Raspberry Test. Se volessi cambiarlo, ad esempio, perché per 1000 motivi voglio cambiarlo, scriviamo Raspberry di prova, diamo l'ok, finish, mi chiede di riavviare e andiamo a vedere cosa succede al nostro Raspberry. Adesso che ho cambiato il nome succede un piccolo problema. Succede che Chromium non parte, o meglio parte ma si blocca e risulta una schermata totalmente nera. Vediamo come andare a risolvere anche questa cosa qui. Abbiamo cambiato quindi l'hostname del nostro Raspberry e Chromium non parte. Ancora una volta ci colleghiamo con PuTTY, ma potremmo farlo anche direttamente da Raspberry con una tastiera. Andiamo a dare questo comando sudo rm-rf e questo percorso qui, con.config chromium singleton asterisco. Questo va a cancellare tutta una serie di file di configurazione di Chromium. Lo diamo, riavviamo il nostro Raspberry e andiamo a vedere se abbiamo risolto oppure no. Ecco, Chromium è ripartito. Adesso per verificare effettivamente se l'hostname è cambiato possiamo fare Ctrl-Alt Backspace e dare il comando hostname e vediamo che si chiama infatti Raspberry Pi di prova, quindi effettivamente la configurazione è andata a buon fine. Bene, il video è terminato. Se ti è piaciuto, se l'hai ritenuto utile, condividilo e iscriviti al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao!